Ciao a tutti e bentornati a Mondo Coasters, io sono Leonardo e nel video di oggi recensirò Shock, l'X-Car Coaster della Maurer Son di Magicland situato a Valmontone in provincia di Roma. In questa recensione andrò in dettaglio sull'esperienza che proverete su Shock, il suo percorso e ogni segno particolare che vale la pena menzionare. Come al solito, alla fine del video verrà giudicato al coaster un punteggio su 10. Inoltre, queste sono le mie opinioni espresse in questo video e sono basate sulle mie esperienze personali. Quindi se le vostre sono diverse va benissimo e potete condividerle liberamente nei commenti. E con questo possiamo iniziare. Shock è in assoluto l'attrazione simbolo di Magicland. Il coaster domina il suo skyline ed è anche l'attrazione più vicina all'entrata del parco. Appena usciti dalla Main Street di Magicland, ci si ritrova con l'intero percorso che domina sopra gli ospiti, rendendolo veramente d'impatto anche per quelli che non ci salgono. È inoltre possibile passare al di sotto del tracciato, più precisamente le sezioni dopo il lancio e prima dei freni, permettendo agli ospiti di avere una sorta di incontro ravvicinato con il coaster. Inoltre, Shock è posizionato in tal modo che costeggia il lago centrale del parco, creando una visuale veramente iconica da ogni angolo di Magicland. L'ingresso dell'attrazione si trova in fondo ad un vialetto, immediatamente a destra del piazzale dopo la Main Street. All'inizio di questo vialetto è posto il logo dell'attrazione. La stazione del coaster è a tema steampunk, con della scenografia contenente ingranaggi di ferro e tubi di rame in uno stile quasi a mo' di cartone animato. La queue line si divide in due all'ingresso, con la fila normale che va a destra e quella per gli ospiti con il Magic Pass a sinistra. La fila stessa purtroppo non è alquanto tematizzata, con dei semplici switchback che salgono fino alla stazione, circondata da dei semplici muri color panna ed un telo semitrasparente che fa da ombra. Anche la stazione è priva di tematizzazione ed è parzialmente scoperta. A questo punto ci si imbarca su delle vetture a vagone singolo, con 6 posti l'uno, contenenti delle protezioni sulle gambe molto grosse che si tirano giù da un lato. Queste protezioni sono molto confortevoli e, data la loro grandezza, non danno sensazioni di insicurezza per gli ospiti che magari si aspettano protezioni sulle spalle. Allo stesso tempo, se scegliete di tenerle leggermente allentate per sentire più airtime, non si stringono durante il giro, quindi non preoccupatevi di scendere dal coaster con le gambe doloranti. A proposito di sensazioni, andiamo avanti parlando del percorso di Shock. Il coaster inizia con una sezione lenta, con qualche curva e delle piccole salite e discese. Questa sezione, anche se può sembrare un po' inusuale, avrebbe servito uno scopo molto più significativo, che purtroppo non è mai stato realizzato. Il progetto originale avrebbe previsto una parte dark ride, realizzata completamente al coperto e con tematizzazione notevole. Questa era presente in alcuni concept art e master plan del parco, che risalgono a prima della sua costruzione. Ora, visto come è uscito il prodotto finale, si può facilmente presumere che la Alpha Parks, il gestore del parco a quei tempi, sia stata costretta a fare molti tagli di budget per poter realizzare il parco, e quindi la tematizzazione per quel tratto di coaster, assieme a molte altre cose, è stata scartata. Dopo questa sezione, la vettura scende sul lancio magnetico e senza nemmeno fermarsi, accelera fino alla sua velocità massima di 95 km/h in 2 secondi e mezzo. In termini di accelerazione, questo lancio non è tra i più potenti che io abbia mai fatto, ma allo stesso tempo non è tanto fiacco come su un coaster della Mack Rides. Una cosa che aiuta il lancio a farsi sentire un po' di più è il fatto che il tracciato è angolato leggermente verso l'alto. Subito dopo si sale su una Airtime Hill alta 35 metri, il punto più alto del coaster. Questo elemento contiene uno dei migliori momenti di ejector airtime di qualsiasi coaster in tutta Italia. Se non avete le protezioni strette, vi alzerete dal vostro sedile in maniera incredibile. Successivamente il coaster entra in un non-inverting loop alto circa 30 metri, un altro fantastico elemento. Anche se i non-inverting loop non sono nulla di raro, specialmente con tutti gli Skyrocket 2 della Premier Rides che esistono, Shock esegue l'elemento in maniera molto diversa da tutti gli altri, rendendolo essenzialmente unico al mondo. Al contrario degli altri non-inverting loop che eseguono una rotazione continua e completa del tracciato in cima al loop, il tracciato su Shock si piega su una direzione, si ferma e poi si piega sulla direzione opposta. Questo cambio rende il loop molto più originale e inoltre gli dà delle buone forze G laterali e un po' di floater airtime. Da in fondo al loop c'è uno dei momenti che io considero tra i più intensi in assoluto su un coaster italiano. Questa minuscola curva parabolica, piegata a circa 120 gradi, viene presa ad altissima velocità e le forze G positive che ti spingono con forza dentro il sedile sono micidiali.
Sarò sincero, la prima volta che ho riprovato il coaster quest'anno, credo proprio di essere andato in grey out per via dell'intensità di questa parte del coaster. Fortunatamente il grey out non dura a lungo, perché successivamente si sale sul block break, che rallenta leggermente il coaster. In cima alla salita si sente un attimo di floater airtime. Shock termina con un'elica che regala qualche forza G discreta e con un avvitamento lento a sinistra, l'unica inversione del coaster. Questo è un ottimo modo per finire in bellezza. L'avvitamento regala un ottimo momento di hang time che vi lascia appesi alle protezioni giusto prima di entrare sui freni. In totale, Shock ha un tracciato lungo 750 metri e una durata di 1 minuto e 20 da inizio a fine, anche se questo tempo include anche la sezione prima del lancio, quindi il coaster in termini di durata attiva è decisamente più corto. Non è il roller coaster più lungo al mondo, ma è lontano dal più corto che ho fatto. Shock, da come la vedo io, è tra i roller coaster più variati in tutta Italia, nel senso che ha un po' di tutto nel suo percorso: un lancio buono, airtime fantastico sulla prima airtime hill, forze laterali uniche sul loop, un momento strepitoso di forze G positive sul mini overbank e dell'hang time notevole sull'avvitamento. Questo, a mio avviso, è il punto più forte dell'attrazione. Volete un coaster con un po' di tutto? Allora salite su Shock. Detto questo, ha qualcosina che lo impedisce di essere un coaster veramente eccellente. Prima di tutto, la carenza di tematizzazione, considerando quanto è tematizzata una gran parte del resto del parco, è difficile da ignorare. È ancora più difficile non pensare a come sarebbe potuto essere bello con tutta la queue-line e la parte dark ride con la tematizzazione completa, a giudicare dai vecchi concept art. Secondo, la capienza del coaster è veramente bassa considerando la sua posizione nel parco e la sua popolarità. In quanto coaster con vetture singole, vi aspettereste un numero un tantino più elevato di vetture disponibili. Infatti con il roller coaster database che ne segnala 5, non dovrebbe essere tanto male, vero? Falso. Volete sapere quante vetture ha questo coaster veramente? 2. Il giorno che ero al parco, tutte e 2 erano in uso. Questo filmato che ho fatto io ne mostra una sul lancio e l'altra in stazione, il tutto mentre il transfer track che si usa per immagazzinare le vetture fuori uso è completamente vuoto. Questo rendeva la fila estremamente lunga e molto lenta, specialmente considerando che ero al parco 2 giorni dopo Ferragosto. Per fortuna il parco regalava i saltafila agli ospiti che comprano i biglietti alle casse, perché se no non sarei mai riuscito a fare i 5 o 6 giri che sono riuscito a fare in quel giorno. Non so, ho perso il conto. Stando ai forum, ci sarebbe un motivo che spiegherebbe perché usano solo 2 vetture, ma non è una buona giustificazione, almeno da come la vedo io. Apparentemente il coaster va in sovraccarico quando ci sono più di 2 vetture sul tracciato, perché si surriscalda la centralina, quindi invece di sistemarla, fanno andare il coaster con un massimo di 2 vetture. Ora non sono un meccanico, ma non mi sembra che questo problema non possa essere risolto con dell'ulteriore aria condizionata dentro la centralina, ma magari sto solo dicendo delle stupidaggini, quindi se qualcuno ne sa di più su questa cosa, per favore segnalatemelo nei commenti. Un'ultima piccola cosa: se salite su Shock non aspettatevi che sia perfettamente fluido. Questo coaster vibra e si nota, anche se non lo considero per niente doloroso. Sulle prime 2 file è molto più facile da ignorare, ma in ultima fila le vibrazioni sono decisamente più percepibili e un po' più fastidiose, ma comunque relativamente tollerabili. Il motivo per la quale ho menzionato questo dettaglio, anche se non rovina l'esperienza, è che sinceramente non mi aspettavo di trovarlo così. Non solo non me lo ricordavo così dall'ultima volta che lo provai nel 2014, ma anche perché non ho sentito nessuno dire qualcosa riguardo alle vibrazioni, sia nei forum che nei cerchi di appassionati, al contrario di Altair a Cinecittà World, dove vengono criticate senza fine. Personalmente le vibrazioni sono molto meno problematiche quando uno se le aspetta, per quello sto facendo in modo di segnalarvele. Detto questo, cosa penso del coaster e più importantemente quale sarà il punteggio finale? Sinceramente, malgrado le critiche che gli ho appena dato, rimane uno dei coaster più sottovalutati in tutta Italia e per questo si merita un 8 su 10. Se avete visto la mia top 10 dei roller coaster migliori in Italia, ho ritenuto Shock superiore ai coaster di punta di Gardaland, Raptor e Oblivion The Black Hole, e dopo averli riprovati tutti e 3 quest'estate, sono ancora più fiducioso del mio giudizio. Shock è semplicemente più intenso, più variato e più confortevole. Il percorso, anche se non è tra i più lunghi, è ben eseguito, malgrado qualche vibrazione qua e là.
L'unico vero miglioramento che vedo possa essere fatto realisticamente sarebbe la sistemazione della centralina per permettere una capienza più alta. L'aggiunta di tematizzazione come nei vecchi concept art non mi sembra molto probabile, visto che i 40 milioni compresi nel piano di rilancio attuale nel parco, oltre a Tonga e Cosmo Academy, includono anche un nuovo coaster e un nuovo acquapark, quindi dubito che gli rimangano abbastanza soldi per tirare fuori della tematizzazione fatta bene per Shock. Poi, anche se lo volessero fare, considerando la qualità di certe loro ultime novità, terrei le mie aspettative molto basse. E con questo è tutto qui a Mondo Coasters. Lasciate un like se avete gradito e iscrivetevi se non lo avete già fatto. Se seguite regolarmente il canale, saprete che prima di fare questo video avevo lasciato un sondaggio della mia community tab che chiedeva se volevate un'altra recensione o un video sulla app di coda virtuale di Gardaland in utilizzo quest'anno. Coda. Sinceramente mi è dispiaciuto che non abbia vinto Coda, perché quando ho rilasciato quel sondaggio avevo già fatto una quantità notevole di ricerca, quindi non voglio che tutto quello sforzo vada in fumo, e quindi il mio prossimo video tratterà esattamente di quello. Lo so, non è l'argomento più interessante del mondo, ma ci sono un sacco di cose importanti da dire su quella app che muoio dalla voglia di condividere con voi. Tutto questo e molto altro, sempre qui a Mondo Coasters.